Benvenuti a tutti, sono Picchio e sono parte del gruppo Evo Amore. Il gruppo Evo Amore è un gruppo di ricerca che da tanti anni ha sviluppato un percorso di crescita spirituale attraverso i sentimenti, le relazioni e la sessualità. In questo video affronteremo il primo ostacolo che si incontra nel momento in cui decidiamo di intraprendere un percorso di ricerca nel campo delle relazioni. Questo ostacolo è la dualità. Capiremo insieme perché è un ostacolo e come si può fare per superare questo limite. Nel momento in cui decidiamo di intraprendere un percorso di conoscenza di noi stessi attraverso proprio le relazioni e i sentimenti, un primo grande ostacolo che incontriamo all'interno di questo percorso è proprio quello della dualità. Ora capiamo cosa significa. La dualità è una logica, un paradigma, un'impostazione che ci è stata sostanzialmente somministrata fin da quando siamo nati. La dualità ci mette all'interno di una griglia nella quale tutto è bianco o è nero, è giusto o è sbagliato, è maschio o è femmina, possibile o impossibile. Ci sono sempre degli estremi che non ci permettono di cogliere l'orizzonte delle sfumature che ci sono in mezzo, non ci permette di capire che ci sono tante possibilità e soprattutto che il mondo, la vita, la natura non sono fatte in questo modo, quindi la realtà non è fatta di bianchi e neri, la realtà non è fatta di assoluti, di categorizzazioni, di distinzioni nette e di separazioni, ma è fatta di tantissimi altri aspetti. Questa logica della dualità ci impone sostanzialmente una serie di gabbie, di griglie all'interno delle quali noi non possiamo muoverci e quindi se siamo all'interno di queste categorizzazioni, all'interno di questi sistemi, non possiamo decidere altrimenti. Questo può andare bene ad alcune persone, cioè può essere un mondo, una logica che va bene così, che piace e che di fatto non dà particolarmente fastidio. Invece a chi decide di guardare un pochino oltre, di chi vuole mettere un pochino il naso fuori e capire un pochino più profondamente come ad esempio funziona il mondo delle relazioni, ecco che questo è immediatamente un confine, una frontiera, un limite oltre al quale ci rendiamo conto che c'è tantissima cosa da vedere, ma di fatto non riusciamo a vederle. La dualità ci dice di separare, dividere, categorizzare, giudicare. Dice questo è così, questo è cosà, questo va bene, questo non va bene e noi, consciamente o inconsciamente, mettiamo tutto dentro all'interno di caselle. E proprio perché questo modello, questa cultura, questo paradigma imposto è diventato così tanto prevaricante, lo facciamo anche su cose che non conosciamo. Non andiamo a categorizzare soltanto le cose che conosciamo molto bene e che possiamo collocare al di là degli aspetti estremi anche nel posto giusto, ma categorizziamo anche cose di cui non sappiamo praticamente nulla, proprio perché diventa una moda. Vedo una cosa, un breve video di qualcuno, dico questo è un tizio che fa questo, quest'altro fa quell'altro, questa persona si muove in questo modo, quindi tutto diventa una sorta di continua categorizzazione quando questa non è né richiesta né è utile. Ci pone in una posizione di pregiudizio e che non ci permette di aprirci con curiosità ad andare a vedere davvero cosa quella persona voleva dire, oppure cosa rappresenta davvero quell'oggetto o quel tipo di azione cosa può produrre veramente, perché è già all'interno di una casella dalla quale non è più possibile toglierla. Uscire dalla dualità è un processo che richiede un grande lavoro interiore, è un grande lavoro di meditazione, un grande lavoro personale, proprio perché è un paradigma molto profondo, innestato molto all'inizio della nostra vita e quindi è molto difficile andare a lavorare su questo aspetto per andarne a modificare le caratteristiche. Occorre uscire dal meccanismo della dualità, occorre uscire da questa logica per cominciare a vedere degli orizzonti almeno un pochino più ampi. Per fare questo, noi di Evo Amore abbiamo esercitato nel tempo una logica, un paradigma, un approccio diverso che abbiamo chiamato integrazione. L'integrazione si pone in un modo molto diverso rispetto al paradigma della dualità proprio perché punta sulla connessione, sul collegamento, sull'inclusione e sulla possibilità di lasciare sempre lo spazio alla curiosità, alla scoperta,
Quindi non dando per scontate le cose, non andando a chiudere a monte la comunicazione o comunque la valutazione di quello che sta accadendo, ma lasciando proprio lo spazio affinché le cose si manifestino. Questo processo che noi abbiamo chiamato integrazione è un processo che si deve sviluppare, che va costruito nel tempo, non è una cosa ovviamente che possiamo accendere come un interruttore, così come non possiamo spegnere come un interruttore la dualità. La dualità è una matrice molto forte. Quello che possiamo fare noi è un po' alla volta sostituirla con un altro piano logico che si sovrappone a quello già esistente e che comincia a farci vedere le cose in modo diverso. Ad esempio, nel mondo delle relazioni, questa cosa accade nel momento in cui noi iniziamo a fare un percorso di apertura, dove cominciamo a considerarci non più in un mondo di dualità, quindi a due, ma iniziamo a pensare che possiamo vivere delle relazioni più allargate. Quando viviamo relazioni con più persone, già soltanto questa esperienza in sé comincia ad essere qualcosa che ci porta nella pratica fuori dal meccanismo della dualità. Ma non è sufficiente agire, non è sufficiente fare questa cosa, bisogna cominciare a farla attraverso proprio una logica che è appunto quella dell'integrazione. Quindi andando a includere dei processi e non andando a escludere. Questo rende molto diverso il fatto di avere più relazioni separate tra loro, ad esempio, e delle relazioni invece che sono in comunicazione tra loro. In un caso abbiamo una logica di dualità applicata a più relazioni, nell'altro caso abbiamo una logica di integrazione applicata a più relazioni. Quindi quando le relazioni che noi viviamo o che altri vivono collegati a noi entrano in contatto tra di loro e quindi si crea una sorta di circolarità di comunicazione, di scambio di energia tra le persone, ecco che stiamo entrando in un meccanismo di integrazione. Quando si fa questo tipo di processo, noi stiamo praticamente uscendo dalla gabbia, da quel processo che tende a bloccarci, tende a lasciarci dentro un sistema che di fatto non ci permette di fuggire anche solo con la comprensione. Tutto questo avviene proprio perché nella vita di tutti i giorni noi esercitiamo costantemente, come se fosse un muscolo, un certo modo di vedere le cose. Questa applicazione che noi di Evo Amore facciamo attraverso le relazioni, quindi attraverso un esercizio di connessione e circolarità tra le relazioni, può avvenire per qualsiasi cosa, può avvenire nel mondo del lavoro, può avvenire nell'arte, può avvenire nello sport, può avvenire in qualsiasi realtà, dove nel momento in cui noi ci troviamo di fronte a separare per competere, separare per dividere, separare per arrivare ad essere i numeri uno e tutti gli altri sotto o cose di questo genere, nel momento in cui noi cominciamo a integrare, rendere circolare, andare in comunicazione, e questo significa anche sottoporre la nostra visione a una visione più ampia, più collettiva, più legata al gruppo e non soltanto all'individuo, ecco che noi stiamo entrando in una logica di integrazione. La logica dell'integrazione stravolge completamente i parametri della dualità e nel fare questo ci cambia. Cambiando noi stessi, noi ci troviamo a un certo punto di questo lavoro che possiamo fare in modo anche strutturato, a cambiare modo di vedere le cose. E questo si riflette e si rifletterà su tutte le nostre realtà, dal modo con cui noi comunicheremo, dal modo con cui noi ascolteremo gli altri, dal modo con cui noi approcceremo la vita in tutte le sue forme. Ecco che questo tipo di caratteristica comincerà a sovrapporsi come fosse una sorta di nuovo strato sulla nostra vita e la nostra vita comincerà a essere un pochino più ampia, soprattutto nel momento in cui noi decidiamo come processo di crescita personale di provare a pensare le relazioni in modo più ampio. Uscire dalla dualità è un processo che può avvenire soltanto se viviamo più relazioni? Assolutamente no. Questo è un processo che si può fare tranquillamente anche in coppia. Una volta che noi abbiamo intrapreso un viaggio e un percorso verso l'integrazione, accade una cosa: noi non riusciamo a sostituire completamente la dualità. La dualità ci accompagnerà probabilmente per sempre, a meno che non ci illuminiamo,
ma diversamente la dualità resterà sempre come una matrice, una presenza molto forte dentro di noi. Ma nel momento in cui noi sviluppiamo l'integrazione, cominciamo a vedere le stesse cose in modo diverso. Un esempio molto semplice è la gelosia. Nel momento in cui noi abbiamo una relazione importante e questa persona che amiamo inizia a intraprendere un percorso di conoscenza e di amore verso un'altra persona, ed è magari un percorso che abbiamo scelto insieme, quindi non è un qualcosa che noi dobbiamo subire, ma è una cosa che abbiamo anche deciso di fare insieme, si presentano due condizioni dentro di noi. In una, la matrice della dualità ci porta verso il possesso, quindi verso il o ami me o ami l'altro, e quindi eccoci qui, siamo nella griglia, siamo dentro il collo di bottiglia, per cui c'è un assoluto e non è possibile che ci sia un'altra relazione, perché se c'è un'altra relazione il principio della dualità non sta in piedi. Nell'integrazione noi sentiamo e percepiamo con chiarezza che nel momento in cui la persona che amiamo riesce a completarsi attraverso un'altra esperienza, una relazione che può dare comunque piacere, comunque degli elementi nuovi e degli elementi che le permettono di crescere, noi possiamo solo essere felici perché se amiamo davvero questa persona desideriamo la sua felicità. Ecco che questo aspetto ci dà la possibilità di aprire questo spazio dentro di noi e permettere alla persona di vivere questa esperienza in piena libertà. Questi due aspetti tra di loro, che non vanno assolutamente d'accordo, convivono dentro di noi. Ed ecco che questo spazio di lavoro nel quale noi cerchiamo costantemente, mettendoci anche alla prova, di sostituire una matrice nuova con una matrice vecchia, diventa una parte molto importante del nostro percorso di crescita. Questo elemento è un elemento nel quale noi lavoriamo su questi aspetti e riusciamo un po' alla volta a forgiare un nuovo modo di vedere le cose. Diversamente è tutto un esercizio teorico che di fatto non porta molto lontano. Questa oscillazione tra la dualità e l'integrazione è un grande lavoro su noi stessi. Noi di Evo Amore abbiamo e utilizziamo proprio questo lavoro di alleanza, di collegamento tra noi per esercitare questa parte, quindi per lavorare su questo processo di circolarità, comunicazione e apertura, in modo che tutti questi elementi non vengano rinchiusi dentro il meccanismo della dualità. E sappiamo benissimo che questo non è un processo che una volta scelto in forma assolutamente naturale, disinvolta, accade, ma è un processo sul quale dobbiamo costantemente mettere attenzione, impegno ed energia. Ma il risultato che produce fare questo tipo di lavoro, di viaggio interiore, è impagabile. È incredibile come questo poi modifica il nostro modo di vivere la vita e anche l'approccio con tutta la realtà e non soltanto quella delle relazioni. Quindi il nostro modo di vedere le cose, la prospettiva con la quale intraprendiamo tantissimi aspetti della vita, appunto dal lavoro, ma il rapporto con gli oggetti, le cose, qualsiasi tipo di elemento subisce positivamente questa influenza nuova e che ci permette di non chiudere immediatamente attraverso un giudizio, una valutazione e una chiusura il nostro rapporto con essa. E quindi ci poniamo in modo più curioso, ci poniamo in modo più attento, cerchiamo di non dare per scontate le cose, ci troviamo ad avere comunque un margine di ascolto più ampio. Questo è un risultato che dal nostro punto di vista è molto importante per la crescita personale perché ci permette di vedere più prospettive dove normalmente se ne vede sempre solo una. Spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un like, commentate perché per noi è molto utile. Vi ricordo che sul nostro sito trovate vari riferimenti se volete contattarci per sviluppare un vostro percorso personalizzato con il nostro aiuto e ci vediamo al prossimo video.